Allora, siamo all'interno del team Scott Factory, qua abbiamo la bici di Filippo Colombo, un setup particolarissimo. Non solo la livrea ma anche il setup di tutta la componentistica SRAM. Daniele, dammi una mano a vedere quelli che sono i tanti particolari. Volendo ce ne sono. Allora, partendo dalla trasmissione, utilizza ovviamente un Eagle Transmission XXSL, che è il più leggero che abbiamo in gamma ed è la scelta preferenziale per tutti gli atleti, e Filippo utilizza una corona da 36. Ovviamente accoppiata col misuratore di potenza A4, che è appunto quindi integrato. buona gamba per spingere. Buona gamba soprattutto per i percorsi di Val di Sole. Ha scelto anche un reggiseno telescopico reverb da 125 mm, e questa è un po' una tendenza anche che stiamo riscontrando negli ultimi anni di magari andare a sacrificare qualcosa in termini di peso pur di avere ad esempio una maggiore escursione anche del reggisella. Certo. Fino a qualche anno fa ci limitavamo a 100 o addirittura escursioni minori per quanto riguarda il cross country. Ok. Abbiamo qua vedo due comandi differenti. Esatto, questa è una scelta probabilmente personale del rider. Sulla destra probabilmente appunto per il cambio abbiamo un sistema rocker, che quindi è un po' più simile a quelli che erano i comandi meccanici, quindi probabilmente un feeling a cui Filippo è più abituato, mentre sulla sinistra un pod tradizionale Access, probabilmente anche per avere un feeling diverso. Ok, qua sotto compaiono dei pulsanti. E al di sotto appunto abbiamo dei comandi remoti wireless, i wireless blip, che probabilmente Filippo utilizzerà per le parti più veloci dove non tiene le mani sul manubrio, ma per essere più aerodinamico sulla parte centrale impugnandola sui freni. Vedo poi che tutte praticamente le inclinazioni sono segnate, c'è proprio un segno con un'uniposca giusto per mantenere sempre il medesimo setup. Evidentemente uno spostamento da una Coppa del Mondo all'altra, ok, le biciclette vengono spostate. Esattamente. Quindi abbiamo sempre gli stessi riferimenti. Completa il tutto ovviamente la sospensione, in questo caso RockShox, la Seed Ultimate Steelida 35. Steelida 35 con questa nuova colorazione appunto dedicata al nuovo team Scott SRAM. Ecco una domanda che ti faccio: flight attendant sulla forcella, secondo te anche l'ammortizzatore? Sicuramente anche l'ammortizzatore, che sì. In questo caso non possiamo vedere e non possiamo neanche aprire la bicicletta, e ci fidiamo di quello che ci dice il nostro buon Daniele. Per la bicicletta l'impianto frenante, che in questo caso viene utilizzato i Motive nella versione Ultimate. Esatto. Okay. Come abbiamo visto per la maggior parte degli atleti World Cup sponsorizzati. Esatto, e abbiamo anche notato che davanti abbiamo un disco da 180 mentre al posteriore abbiamo un disco da 160. Hanno scelto rotori Centerline X, che sono quelli più leggeri, per cui con la nuova potenza dei Motive, che è superiore a quella dei precedenti level, siamo in grado anche di avere appunto un sistema di rotore più leggero. Io, come vedete, ho lo zainetto in spalla, ci trasferiamo in altri team per aggiornarvi su quelle che sono le novità e le particolarità.